Ciao amici, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di piangere a comando. Piangere a comando è stato praticamente il video che ha celebrato un po' l'inizio di questa sezione playlist di YouTube dei miei tutorial per attori, ed è stato anche il video che ha ricevuto molte più visualizzazioni, click, oltre 40.000, e io vi ringrazio veramente infinitamente e vi invito ad iscrivervi al canale. Condividete con i vostri amici, colleghi, parenti, fate conoscere quest'arte meravigliosa che è quella della recitazione. E ho notato che molte persone sono tanto interessate a questo tema, come fare a piangere a comando, e vi ricordo anche che c'è un altro tutorial molto simile che è ridere a comando. Se non l'avete visto, mi raccomando, cliccate per andarlo a vedere. Oggi parliamo però di un altro tipo di piangere a comando, ossia si pensa al piangere all'interno, insomma, di una scena facendo scendere le lacrime o magari avendo una crisi, insomma, ecco, sicuramente il procedimento è lo stesso. In questo caso oggi parliamo di come piangere internamente, il pianto interiore. Che cos'è il pianto interiore? Il pianto interiore è quella forma di pianto in realtà che viene compressa all'interno dello stomaco, e quindi le nostre emozioni non devono trapelare, perché probabilmente, ecco, vi faccio un esempio: una scena tra due amanti, da una coppia che si sta lasciando e che in quel momento lei non vuole dimostrare che sta piangendo per lui, o probabilmente perché l'ha ferita, l'ha tradita, e vuole essere forte, vuole mantenere la sua lucidità razionale. Probabilmente poi tornerà a casa e avrà un pianto isterico, però in quel momento, in quella scena, il personaggio deve mantenere una lucidità, e facendo sì che lei possa essere il più forte possibile, no? Quindi di solito, se pensiamo alla vita di tutti i giorni, pensiamo al fatto che farci vedere col pianto è visto come fragilità. Io lo vedo come una forma di grande coraggio, perché piangere e avere il coraggio di piangere davanti a qualcuno significa che tu non hai paura di, insomma, aprirti alle emozioni, non hai paura del giudizio, sei quello che sei, ti esponi e lo fai con estremo coraggio, essendo totalmente in pace con te stesso. Poi alla fine il cinema non è altro che uno spaccato di una realtà, di una storia che viene comunque narrata attraverso la finzione, però fondamentalmente è realtà, e porta poi lo spettatore magari a piangere, a ridere, a farlo riflettere, insomma suscita qualcosa all'interno dello spettatore, e ogni spettatore ha una percezione di quella scena, di quel film, ovviamente differente, perché dipende dalla sua esperienza, dal suo vissuto, dal suo bagaglio, e insomma cosa va a toccare particolarmente le sue corde, quindi cosa fa suscitare poi in lui, in lei, quella determinata reazione. Quindi il pianto interiore non è altro che il contenimento del pianto esteriore, ok? Quindi facciamo conto che siamo nel momento in cui lui mi sta lasciando, o io lo sto lasciando perché mi ha tradita. La lacrima quasi sta per uscire, però non scende. Si trattiene qua il respiro. C'è un'azione, un continuo deglutire
per mandare giù quella emozione che sta quasi per arrivare al fondo e quindi per sprigionare quel pianto, però tu la rimandi giù. È un continuo deglutire, mandare giù l'emozione, no? Dici, facciamo mandare giù da determinate cose. È proprio quello. Non stai tu vuoi a tutti i costi, un po' come l'ubriaco, cioè tu devi interpretare un ubriaco, però ovviamente non è che allora inizi a fare così, no, sto bene, no, non ho bevuto niente, la mantieni, la trattieni, perché non vuoi far vedere che realmente tu stai in quello stato, che stai soffrendo, che hai bevuto, che in quel momento questa cosa ti sta facendo veramente male, magari distogli lo sguardo, guardi da un'altra parte, perché il contatto visivo, entrare negli occhi dell'altra persona, inevitabilmente ti porta a tirare fuori quell'emozione, invece tu la stai trattenendo, stai cercando quasi di evadere in quel momento altrove, magari ti mordi il labbro, magari c'è in qualche modo evadi col movimento delle mani, guardandoti il corpo, guardando per terra, inizi a mandarla giù, perché sai che dopo, da sola nella tua stanza, quel pianto sarà esplosivo, perché tu talmente l'hai trattenuto che quando uscirà fuori sarà catastrofico, però in quel momento tu devi essere forte, perché non vuoi farti vedere piangere da lui, da lei, perché non vuoi farti vedere piangere in quella sala di riunione in cui hai esposto il tuo progetto e nessuno ti ha apprezzata, e allora davanti ai tuoi colleghi non potrai far vedere che piangi come una bambina, no? E allora che fai? Mantieni il pianto, quasi ti si corruga la faccia, ok? Va bene, però questa soddisfazione di piangere non te la do, non vedrai una lacrima scendere sul mio viso, sul mio volto, no. Accetto la tua decisione. No, va bene, sì, va tutto bene. Non so se ho reso l'idea, ho cercato insomma di farvela trasparire, simulando appunto come potrebbe essere un pianto interiore, un pianto interrotto, dove succeda quello che succeda, tu non piangerai davanti a loro. Ecco, questo è un'altra forma di pianto. Ne abbiamo parlato per esempio sul ridere a comando, su come trattenere una finta risata, no? Un riso interiore. Ecco perché vi consiglio di guardare anche quel video. Se il video vi è piaciuto, io insomma vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, un commento, e vi aspetto insomma nella playlist Tutorial per attori. Grazie, ciao!